Errore numero 1, ragazzi, focalizzarmi troppo poco sulla pronuncia. Ho fatto questo errore quando stavo imparando il francese, perché il francese ha una pronuncia molto diversa da come viene scritta la lingua e all'inizio mi sono concentrato a studiare la lingua che è abbastanza simile all'italiano, quindi per noi italiani non è così difficile come ad esempio può essere il tedesco o altre lingue molto distanti dall'italiano. La pronuncia però, ragazzi, ti frega. Quindi all'inizio non mi sono focalizzato sulla pronuncia e ci ho messo poi un po' di tempo per riadattarla e ancora oggi onestamente non sono super contento della mia pronuncia in francese perché so che ho trascurato alcune cose, quindi questa è sicuramente una cosa che ho imparato dai miei errori. Punto numero 2, ragazzi, focalizzarmi troppo sulla pronuncia, che è l'esatto contrario del punto numero 1. È quello che ho fatto in russo, ad esempio. La cosa buona è che molta gente, quando mi sente parlare russo, mi chiede: Simone, quanti anni hai vissuto in Russia? Io rispondo: ragazzi, in Russia non ci sono mai stato. Ho viaggiato 3 settimane, poco più, per il Caucaso, dove potevo parlare russo, ma in Russia non ci sono mai stato. Quindi ottima questa cosa. Qual è l'effetto collaterale? Probabilmente avrei potuto avanzare più rapidamente, imparare più rapidamente se non avessi speso così tanto tempo sulla pronuncia. Quindi c'è sempre un pochino da bilanciare le due cose, perché sì, può darsi che ho una pronuncia migliore, ma ho probabilmente perso una parte invece in termini di vocaboli, perché il mio vocabolario potrebbe essere più ricco se avessi speso più tempo in questa attività. Quindi punto numero 1 e 2 sono non focalizzarsi troppo, non focalizzarsi troppo poco. Cerchiamo di trovare quello che in inglese direbbero the sweet spot, un pochino tra le due cose. Deve essere difficile, nel senso che devo impegnarmi, ma non devo superare questa linea. Punto numero 3, non chiedere feedback nella fase iniziale dell'apprendimento, e questo errore l'ho fatto in spagnolo. Lo spagnolo onestamente l'ho imparato moltissimo viaggiando, l'ho imparato un po' per strada, l'ho imparato relazionandomi con la gente, parlando, chiacchierando, lavorando, e poi ovviamente in base a quello che facevano, dicevano le altre persone, iniziavo a integrare tutte queste cose nella mia forma, nel mio modo di parlare spagnolo. Ogni tanto però qualcuno, raramente però ogni tanto qualcuno mi fa notare che qualche coniugazione di verbo al passato, magari o qualche forma che uso di esprimermi, non esiste. Mi dicono semplicemente: guarda che questo verbo al passato si coniuga in questo modo, e io: ah, sono diversi anni che parlo spagnolo, nessuno me l'aveva mai detto. Magari c'è una vocale che cambia, una cosa molto piccola, una cosa molto semplice, però non avendo chiesto feedback, diciamo, in maniera diretta nelle fasi iniziali dell'apprendimento, sono rimaste alcune cose che io poi ho interiorizzato, errori che ho fossilizzato, che in termini di comunicazione a quanto pare non sono un problema, perché se nessuno me l'ha mai fatto notare, tutti capiscono, significa però che comunque non è corretto. Punto numero 4. Fare esercizi a ripetizione senza metterci la testa. Prendo di nuovo l'esempio del francese. Mi sono comprato 2 libri di grammatica con un sacco di esercizi e mi ero messo a fare questi esercizi veramente a ripetizione e facevo tanti di quegli esercizi che dopo un po' praticamente li stavo facendo in modo automatico senza davvero pensare a quello che stavo facendo. E questo, cioè, se scolleghiamo la mente nel momento in cui stiamo studiando, non ci serve a niente, ragazzi, perché è veramente inutile se stiamo studiando ma non siamo presenti nel momento dello studio. Mi ha aiutato moltissimo, devo dire, la meditazione a migliorare queste cose, perché mi accorgo, avendo fatto pratica di meditazione, che me ne sto andando, sto pensando a qualcos'altro, e allora torno e cerco di essere presente, cerco di essere cosciente e di concentrarmi su quello che effettivamente sta succedendo. Punto numero 5, pianificare troppo. Questo mi è successo col russo, ma anche con lo
sloveno. Ho fatto dei piani assurdi di apprendimento, andiamo a studiare questo, andiamo a studiare quest'altro, facciamo tutto, pam pam pam, poi in realtà ti scontri con i piccoli problemi della vita reale, gli imprevisti, il lavoro, 100.000 altre cose, o banalmente c'hai mal di testa per 2 giorni e non riesci a seguire il piano. E questo ti frustra, ti stanchi, dici no, perché sono incapace, non riesco a studiare, non riesco a fare niente, faccio dei piani, non li seguo. No, in realtà hai fatto un piano un po' esagerato. Cerchiamo di pianificare in maniera reale. L'obiettivo deve essere sfidante ma raggiungibile. Ok? Se pianifichiamo una roba incredibile, assurda, troppo sfidante, allora non è più raggiungibile e diventa frustrante. Di nuovo, sweet spot. Cerchiamo di trovare il punto che ci motiva ad andare avanti ma che non genera frustrazione. Punto numero 6, ragazzi. Non avere pazienza. Io in generale ho molta poca pazienza quando si tratta di me stesso, ho molta pazienza quando ho a che fare con altre persone, ma quando si tratta di me stesso, quando si tratta di spingermi, quando si tratta di darmi degli obiettivi, ho molta poca pazienza, perché voglio tutto e subito, come penso tanti di noi in realtà. Ecco, questo non funziona. Con le lingue straniere in particolare non funziona, come al solito. Imparare una lingua non è uno sprint, è una maratona. Quindi bisogna avere pazienza. Qualche settimana fa ho messo un video in sloveno senza sottotitoli, non ho capito molto, mi sono frustrato abbastanza. Ho sbagliato perché non è ancora il momento di guardare un video complesso senza sottotitoli, quindi ho fatto il passo più lungo della gamba, potremmo dire così, no? Quindi poi sono tornato indietro e mi sono messo a guardare i video con i sottotitoli. Sono difficili abbastanza, però capisco, quindi è motivante, ma non è frustrante. Cerchiamo di essere pazienti. Io in primis. Punto numero 7, ragazzi, anche qua io sono colpevole. Dimenticarsi di fare una revisione di quello che abbiamo già fatto e voler sempre andare avanti, voler sempre continuare. È fondamentale, è importantissimo ripetere e ritornare più e più volte sullo stesso contenuto e ripeterlo tante volte prima di andare avanti con un nuovo contenuto. Ovviamente si rifà un pochino al concetto di prima della pazienza, io voglio sempre fare cose nuove, imparare cose nuove, vedere cose nuove, però non funziona perché entrano da una parte e escono dall'altra. Dobbiamo ripetere e farlo costantemente. Ho fatto un video sulla ripetizione e sulla sua importanza, magari dagli un occhio per approfondire il tema e capire come fare a implementare la ripetizione nel tuo studio, nella tua routine di apprendimento. Punto numero 8, iniziare troppo presto a leggere, ragazzi. A leggere sembra un'attività relativamente semplice, perché sicuramente è più semplice che magari parlare. Però se iniziamo troppo presto a leggere, impariamo una pronuncia sbagliata. A me è successo col francese di nuovo e anche con il tedesco, perché in tedesco ho iniziato a leggere abbastanza quasi da subito, diciamo, però non sapevo come pronunciare alcune parole e quindi ho imparato la pronuncia sbagliata. Ecco perché è fondamentale all'inizio perlomeno leggere e ascoltare contemporaneamente. Se leggiamo senza ascoltare non abbiamo idea di come pronunciare le cose, non siamo sicuri magari dove va l'accento e impariamo una pronuncia che non è quella corretta. Sto correndo un po' lo stesso rischio con lo sloveno perché cerco sempre di ascoltare e leggere al tempo stesso, però c'è un po' di mancanza di materiale. In generale non c'è molto materiale, è un po' il problema che sto trovando al momento per imparare lo sloveno, quindi ogni tanto mi ritrovo a leggere senza ascoltare e poi penso, Simone, sarebbe meglio ascoltare e leggere al tempo stesso. In generale ci sono molte strategie per leggere un libro in una lingua straniera. Ho fatto un video dove ti spiego esattamente quali tecniche usare per leggere in una lingua straniera. Dagli un occhio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ups!